Bentornati sul canale per questo quarto e ultimo video dalla serie sulla Tunisia. Dopo Tunisi, El Gem, Sousse e Kairouan sono tornato a Tunisi e in questo video esplorerò nuovamente la capitale esplorando zone per nulla turistiche, per poi arrivare in uno dei punti più importanti per gli amanti della storia antica, la leggendaria Cartagine, che nonostante sia messa maluccio, ha sicuramente delle parti degne di nota. E concluderò poi il viaggio nello splendido villaggio di Sidi Bou Said, con le sue tipiche case, i suoi colori e un bellissimo tramonto. Quindi prepara zainetto e cartina e vieni con me in questa nuova avventura tunisina e iscriviti al mio canale per supportarmi. È una cosa che a te non costa nulla, ma che a me aiuta molto. Carissimi, buonasera, sono arrivato a Tunisi dopo un'ora e mezza più o meno di Louage da Kairouan. Adesso mi faccio un giretto in città e farò in tutto più o meno un giorno e mezzo tra Tunisi e dintorni, e quindi giretto qua e poi penso che mi ritirerò anche abbastanza presto perché sono cotto dai giorni precedenti, dalle tappe precedenti. Ero già stato a Tunisi per circa mezza giornata qualche giorno fa, quindi qualche tappa la salterò e mi concentrerò maggiormente sull'esplorazione delle parti meno turistiche della Medina. Passo dalla cattedrale di San Vincenzo de Pauli, che è sempre chiusa, e poi dal teatro municipale, che ha uno stile molto europeo, per poi inoltrarmi tra le vie della Medina. Purtroppo, come qualche giorno fa, piove e le vie del centro sono parecchio scivolose. Questo però non scalfisce la mia voglia di esplorare la Medina, patrimonio UNESCO dal 1979. Questa si sviluppò intorno al nucleo originario della moschea Al-Zaytuna, che è questa qui. Non entro perché sono già entrato un paio di giorni fa. Tunisi iniziò a crescere di importanza solo dopo la distruzione di Cartagine nel 698. In questo periodo la città era sotto i musulmani arabi. Una cosa abbastanza strana per me è che nonostante Tunisi abbia visto crescere il numero di immigrati europei dalla seconda metà del XIX secolo, la città e in generale il paese ha molti meno turisti rispetto a Egitto e Marocco. Questo ha sicuramente contribuito a mantenere il paese più autentico. Dopo aver attraversato tutta la Medina, arrivo alla piazza della Kashba, dove si trova questo monumento commemorativo, che appare anche come immagine di sfondo nelle carte d'identità tunisine. In questa piazza ci sono anche una vecchia madrasa, un ospedale e vari edifici governativi. Comunque rientro verso la Medina per poi andare verso l'appartamento per il check-in. E poi niente, sono crollato molto presto. La mattina dopo sveglia molto presto e l'obiettivo è quello di riprendere qualche scena di vita quotidiana qui nella Medina, prima che arrivino i, seppur pochi, turisti. Comunque la Medina mi è piaciuta parecchio. Come dicevo, con il fatto che non è ancora così turistica, si è mantenuta fedele al suo io e è una cosa che io apprezzo parecchio. Sicuramente c'è da dire che a Tunisi ho saltato delle tappe che non avrei dovuto saltare, come per esempio il Museo del Bardo, ma tornerò di certo in Tunisia per esplorare il sud, quindi non sarà certo la mia ultima volta in città. Spero solo che non cambi troppo.
Invece un consiglio sugli alloggi: se siete un po' schizzinosi, spendete un qualcosina in più del minimo. Io ho dormito 3 notti a Tunisi, in 2 posti diversi, trovati su Airbnb, e entrambi erano parecchio brutti. Comunque, dopo questo giro mattutino è arrivata l'ora della seconda tappa. Carissimi, buongiorno da Cartagine. Sono arrivato qua in taxi, più o meno 20 minuti di taxi per 16 dinari. Mi sono fatto lasciare nel punto più a sud del parco archeologico, perché così da sud salirò verso nord guardando tutte le parti del parco fino ad arrivare a Sidi Bou Said, che sarà la tappa di questo pomeriggio barra sera. Sarò sincero, su Cartagine mi sono informato parecchio e avevo già visto che in tanti dicevano che non è rimasto molto e che non è granché. Quindi sono già partito un po' prevenuto, o comunque cosciente di questo. Però detto questo, ci tengo a dire che, soprattutto se non avete molto tempo, alcune tappe potete sicuramente saltarle. E qua c'era proprio il porto, perché qua dietro c'è il mare, si vede là in lontananza. Ovviamente il sito ha un'importanza storica incredibile e non per nulla è patrimonio UNESCO dal 1979, però appunto di alcuni resti è rimasto molto poco. Comunque, il biglietto d'ingresso costa 12 dinari, quindi circa 3,60 € e permette l'ingresso in tutti i vari siti. Intanto ora mi trovo sulla collina Birsa e questa è la cattedrale di San Luigi. Da qui si ha un'ottima vista e in lontananza si riesce a scorgere anche Tunisi. Questo era un ottimo luogo per controllare l'arrivo dei nemici e durante le epoche punica e romana era il cuore politico e religioso. Cartagine era un'importante città fenicia fondata nell'814. La leggenda narra dalla principessa Elissa, anche conosciuta da Virgilio come Didone. Divenne una città molto importante fino a scontrarsi con Roma e Siracusa per l'egemonia sui mari. In generale la città punica era vista come una grande minaccia per l'equilibrio del Mediterraneo e del Tirreno. Il contrasto sfociò in un conflitto armato in quelle che conosciamo come guerre puniche. Al termine della terza guerra punica, nel 146 a.C., Cartagine venne conquistata e distrutta, e circa un secolo dopo, all'epoca di Giulio Cesare, i Romani la ricostruirono. La città continuò a prosperare fin dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, diventando prima parte del Regno Vandalo e poi dell'Impero Bizantino. Nel 698 d.C. fu infine occupata dagli Ommaiadi, che di fatto la spopolarono, lasciando al suo posto solo un presidio militare. Questa era la Cartagine punica e questa quella romana. Arrivo finalmente alle Terme d'Antonino, che sono i bagni più famosi in tutta l'Africa e le terme romane più grandi al di fuori di Roma.
Questa è una necropoli punica. Questa zona venne costruita nel secondo secolo e al giorno d'oggi sono arrivati a noi solamente i resti del piano terra. Una volta doveva essere una cosa incredibile, con statue, monumenti, decorazioni di varie epoche. Solo a pensarci mi vengono i brividi. Comunque questa è la parte più bella in assoluto che ho visto in tutta Cartagine e praticamente è l'unica con delle informazioni. Anche qua si può vedere che le cose sono messe un po' a caso, qua un pezzo di colonna, là altri pezzi, altari probabilmente, qua altre colonne, un po' un peccato, Comunque ho detto che qui è l'unico posto dove ci sono delle informazioni, ma in realtà anche qui ce ne sono veramente poche. Il sito successivo che visito è il Parco delle Ville Romane. A Cartagine, infatti, in età romana vennero costruite varie ville destinate all'aristocrazia. Ovviamente il modello delle ville era quello romano. Questo quartiere si sovrappose alla necropoli punica che c'era prima, che risaliva al III e II secolo a.C. Anche qui i resti non sono moltissimi, però qualcosa è stato ricostruito. Da qui si ha anche una bella vista sui dintorni e si è molto vicini alla moschea Malik ibn Anas, che con queste pecore che pascolano è molto suggestiva. L'ultima tappa qui a Cartagine è il Teatro Romano, costruito tra la fine del I secolo e l'inizio del II, e poi ingrandito nel III secolo. Comunque in generale Cartagine mi è piaciuta, anche se alcune parti mi hanno un po' lasciato con l'amaro in bocca. Purtroppo il sito non è tenuto bene e non ci sono abbastanza informazioni. E come detto prima, se non avete tanto tempo, considerate di non vedere tutte le parti. Fate conto che a fine giornata il mio orologio segnava 28 km percorsi. Ultima tappa è Sidi Bou Said, una cittadina di cui mi sono follemente innamorato. Si trova a 20 km da Tunisi e se partite dalla capitale può essere raggiunta sia in treno che in taxi. La città è molto piccolina, ma conosciuta parecchio per le sue case bianche e blu e per la vista sul mare. Ricorda un po' alcune città greche o del sud Italia. La prima tappa qui è Dar el Annabi, una casa tradizionale la cui entrata costa 5 dinari, quindi circa 1,50 euro. Veramente bellissima. Se devo immaginarmi una mia futura casa al mare, la vorrei così. Però preferisco la montagna e con i prezzi di oggi è più probabile che finisca a vivere in un van. Ma questo è un altro discorso. Comunque la casa è molto grande e ha anche un terrazzo da cui si ha una bella vista su tutti i dintorni.
Dopo la visita alla casa continuo il giro tra le vie del paesino e mi fermo a prendere un bambalumi, un dolce tipico di qui che in verità non è altro che una ciambella fritta. Poi ultime ore in questo posto che con questa luce stupenda ha rappresentato la ciliegina sulla torta di questi 5 giorni passati tra Tunisi, El Gem, Sousse, Kairouan, Cartagine e Sidi Bou Said. Sicuramente troppo poco tempo per esplorare un paese così vario e così ricco, ma purtroppo il lavoro chiama. Comunque, nonostante questo, sono super soddisfatto di questo viaggio, sia per i posti visitati, per il cibo assaggiato e per le persone incontrate, tutti super gentili e accoglienti. Devo dire che non vedo l'ora di tornare e magari di visitare il sud del paese. È giunta la fine anche di questo video. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e se non le siete già vi chiedo di iscrivervi per supportarmi e per non perdervi tutti i miei prossimi video. Noi ci vediamo prestissimo da un'altra parte di mondo.